Per me merita un grossissimo applauso il Como di Fabregas. Dico anche la verità, è una squadra che ancora no, rispetto all'Atalanta del Gasp, che ci ha fatto vivere delle robe stratosferiche negli anni. Io sul Como ci sono andato sempre anche un po' con i piedi di piombo, come si suol dire, ma mi sta davvero conquistando in tutto e per tutto, perché poi è una squadra che si dimostra forte in entrambi le fasi di gioco. Perché tutti no a parlare di questi giocatori che con intensità attaccano, propositivi, bravi nell'uno contro uno, Diao da una parte e Dai dall'altra, per non parlare di Nico Pass. Ma è come la seconda miglior difesa. Il Como è la seconda miglior difesa. Quindi dimostra veramente completezza. E oggi ha fatto una partita di grande livello contro un Napoli che anch'esso merita un plauso. Parlando soprattutto dell'incantatore di serpenti Milinkovic Savic, che dal dischetto, ragazzi, non si supera. Non si supera. Credo soprattutto è anche una paura che si instilla nei giocatori quando te lo trovi davanti ed è 2,2 m e tu dici magari dove la metto sta palla? E per inciso, il rigore veramente calciato male è quello di oggi, non quello di Camarda. Perché non sentite Camarda il ragazzino? Ma perché? Il rigore calciato veramente, ma oggi. E Morata non è un minorenne, eh. Morata oggi male, non. Ma contro un portiere del genere e se ne ha parati così tanti in carriera, forse anche un motivo deve pure esserci. Comunque il Napoli oggi ritrova la miglior difesa. Se oggi non ci fosse stata la miglior difesa, o magari quella difesa arrangiata che abbiamo visto nelle passate gare, oggi non se la cavava contro questo Como qua. Comunque, affondiamo i denti. Vi chiedo scusa perché sono raffreddato. Sto messo male, ragazzi. Oggi mi sento con scusate. Poi nella seconda parte voglio dire anche due robette su appunto Udinese e Atalanta, chiaramente. Voglio dire, perché mi sono andato a recuperare un po' tutto, anche le dichiarazioni di Jurci. Voglio parlare. Fatemi parlare. Come al solito, prima vi invito a lasciare un like, così per soddisfare l'algoritmo, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito dei prossimi contenuti, tra un po' vedremo la prima di Spalletti contro una Cremonese, ragazzi, quella di Nicola, che dura assolutamente. E quindi non attivate la campanella, trovate tutti i profili social per seguirmi un po' ovunque. Vi ringrazio in ogni caso, grazie davvero per il vostro supporto, i vostri commenti e tutto il resto. Grazie. Allora, sì, sì, c'è stata una partita di duelli intensa, veramente un grande ritmo da parte del Como, ma non solo, perché anche, attenzione, anche il Napoli no, ha tenuto botta e se vogliamo, mi verrebbe quasi da dire che le due squadre oggi si sono annullate a vicenda, perché poi se andiamo a vedere occasioni, c'è stato quel rigore, ma per quanto i giocatori si sono sbattuti in tutti i sensi, magari alla fine sono state anche poco pericolosi, perché ribadisco, c'è stata quella situazione, magari quel cross in mezzo dove è bravo Rachmani e ribadisco, la coppia di centrali mai come oggi, la coppia di centrali di titolari per il Napoli serviva, mai come oggi e l'abbiamo visto. Si è fatta trovare impreparata lì sulla linea, se non sbaglio, di Lorenzo e non ha messo in fuorigioco Morata e c'è stato quel rigore là. Poi per il resto ribadisco, anche lato Napoli. Qualche giocata di Politano, sempre in discussione, però poi alla fine sempre Politano che se la sposta sempre sul sinistro va a calciare, oppure se la sposta sul sinistro la mette in mezzo, colpo di testa di Hollywood. Diciamo questo, a meno che non mi sia perso qualcosa, ma sono state queste le situazioni. Poi negli episodi, vedi, ti fanno la differenza i dettagli. I dettagli è un dettaglio bello grosso, come dicevo prima, si chiama Milinkovic Savic, è un dettaglio alto 2,2 m e ancora una volta paro un rigore
contro un Morata che onestamente non lo so, si poteva fare meglio, ecco, sì, sicuramente. Poi non vanno tolti i meriti, ribadisco, a un portiere che in questo momento secondo me provi anche quel timore reverenziale, funziona così per quanto mi riguarda. Sai che dall'altra parte c'è uno che i rigori di pare, è grosso, come faccio? E inizi a impanicarti e questo vedi, succede anche a Morata, non ai minorenni. E ribadisco, oggi si poteva calciare meglio, ma un pari giusto secondo me, un pari giusto perché poi alla fine a me come è piaciuto tantissimo, però alla fine il Napoli ha tenuto botte, il Napoli è stato in partita, poi nel finale ha anche provato a fare qualcosina, ma è un pari che secondo me ci sta. E la bravura, la forza del Como è anche questa, no? Che poi nei minuti finali ho visto la squadra anche nel momento che ti devi abbassare, nel momento che il Napoli vuole provare, no, ad affondare nei minuti finali, ultimi 10 minuti, quarto d'ora. Comunque come sta là, tiene bene, non si impanica. Noi parliamo sempre di Nico Pazzi come del giocatore, le qualità, ma Nico Pazzi fa entrambe le fasi bene, non solo quella di possesso. Quindi tutti questi dettagli mi fanno pensare che il Como di Fabregas è più che una realtà adesso. Ribadisco, io sono stato sempre un po' uno di quelli. Non parlo di una squadra che forse riuscirà a lottare per la Champions quest'anno, assolutamente no, continuo a ribadirlo, ma sta creando quelle basi per arrivarci a quello, eh. Ci sta. Ribadisco, sta mettendo mattoncino su mattoncino, non so dirvi se dall'anno prossimo, cioè già quest'anno, perché poi il calcio ci può dire tutto e niente, però si vedono delle belle cose, ecco, senza ombra di dubbio. Mi sento di dire che oggi quasi un punto guadagnato per il Napoli, non due perse, perché contro questo Como che sa giocare bene anche le partite un po' sporche, vedevo contro il Verona, sa giocare più partite nella stessa, per cui sicuramente è una squadra che oggi mi ha rubato l'occhio, assolutamente sì, molto 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 bene Como, assolutamente. E ribadisco, si riconferma adesso la fase difensiva contiane, ecco, oggi il Napoli rientra nell'ordine delle cose, poi come abbiamo sottolineato anche oggi, perde un giocatore importante, già mancava Lobotka, perdi Gilmour e Lobotka voleva, no, voleva Conte rimetterlo in carreggiata, non se l'è sentita e ha dovuto riarrangiare il centrocampo, già ti manca De Bruyne, quindi capisco che per il Napoli in questo momento non sia neanche semplice arrangiare un 11 a immagine e somiglianza dell'allenatore per già ritrovare la fase difensiva, no? Rocciosa dove comunque sei impenetrabile è sicuramente un passo avanti. La porta, per favore, sai benissimo che sto registrando. Sai benissimo che sto registrando, chiudetele che poi fanno casino. Parole su parole, bobom, bobom, bobom. E grazie. Vabbè, cambiamo discorso, andiamo Udinese, su Udinese Atalanta e si conferma quanto io subodoravo, ragazzi. Juric per me, ahimè, e lo dico con rammarico, quello step ancora non l'ha fatto, quello step di allenare una squadra di livello, perché ancora Juric, la prima cosa è proprio questo, che Juric non sa, non recepisce, cioè non recepisce il dove sono. E questa è la cosa più grave di tutti. Pensa ancora di essere una squadra, sì, dove va bene, metà classifica. No, non è no. E sta faticando proprio per questo motivo qua, perché non sa dove si trova. No, questa è la prima partita, la prima volta in cui la prestazione manca in tutta la stagione. Cioè, ma non possiamo stare qui a sentire ste robe. L'Atalanta è una squadra che deve fare meglio, ma non solo oggi. Oggi proprio è stata una partita dove l'Udinese ha sicuramente delegittimato il vantaggio con Zaniolo. Tra l'altro, fatemela aprire anche una parentesi sull'Udinese perché poi se parte a bomba con l'Atalanta mi dimentico. L'Udinese, comunque, è una squadra fisica, una squadra che tira fuori sempre delle qualità. E devo dire, è una squadra che sta rimettendo in sesta Zaniolo. E non c'era riuscito nessuno, eh. Anche se ancora io sto sempre un po' sul chi va sempre un po' no, attento a sbilanciarmi perché su Zaniolo devi stare calmo perché anche lui stesso, vedi, oggi che lo stiamo di nuovo giustamente celebrando per quello che stiamo vedendo, già quell'esultanza, io qua, no, calma Zaniolo, calma, oggi ci hai fatto rivedere finalmente, oggi nel senso il
l'inizio di stagione, 3 gol in 4 partite se non vado errato, il fatto di incidere, il fatto di essere vivo, di essere proprio anche il cuore pulsante delle manovre offensive dell'Udinese, benissimo, ma adesso devi dimostrare, da adesso devi dimostrare, quindi stai calmino anche tu, perché siamo tutti contenti nel ritrovare un giocatore come Zaniolo, lo saremmo tutti. Quindi calma, calma, adesso dimostraci veramente che puoi avere quella continuità che noi vogliamo vedere in Zaniolo. Tutto qua. Non male, non male questo filotto di partite ed è sicuramente la miglior notizia perché ribadiamo, Zaniolo anche all'Atalanta non ce l'aveva proprio mostrato quello che stiamo vedendo oggi, non ce l'aveva mai mostrato anche all'Atalanta, quindi già ha fatto dei passi avanti enormi, ma calma perché proprio adesso che vogliamo vedere di che pasta è fatta, se davvero finalmente è maturato, saremmo secondo me tutti gioiosi perché per quello che sto vedendo in nazionale, uno come Zaniolo, ma subito, per qualità, per giocate, per estro, proprio per tecnica di gioco, ma subito. Abbiamo talmente tanta di quella feccia che vi dico ma subito, ma dico anche calma, 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 calma perché Zaniolo, ecco, calma, 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 assolutamente. Però bravo, bravo l'Udinese che comunque, ribadisco, è un ambiente sano per quanto mi riguarda e quindi funziona, poi non ci sono grosse pressioni, molto molto bene, l'Udinese sta facendo il suo campionatino alla grandissima. Oggi ribadisco comunque tenere botta contro un'Atalanta che è anche un'Atalanta così nefasta, anche l'Atalanta di Juric comunque è una squadra che crea tanto. E oggi l'Atalanta sapete quanto ha creato? Zero tiri in porta. L'unica occasione, l'unica vera giocata è il gol su fuorigioco ed era netto quel fuorigioco là. Quindi normale guardalinea, fischia anche prima e non la vediamo neanche. E poi zero, cioè l'Atalanta, quindi do meriti all'Udinese, per carità. Però allo stesso tempo l'Atalanta, ragazzi, adesso sta iniziando a essere immagine e somiglianza dell'allenatore e io ho paura anche che quelle occasioni, quella forza interiore o anteriore, se preferite, era un po' il residuo, no, che rimaneva da parte dell'era Gasp. E più andiamo avanti, io credo e temo che qui avremo sempre una squadra che crei meno, segni meno, è l'Atalanta che segna zero e crea zero, è l'Atalanta che io non ho mai visto, non ho mai visto, quindi onestamente male, qualcuno dirà, ma è alla prima sconfitta, sicuramente, ma è anche, ha vinto anche soltanto 2 partite, se non sbaglio 7 pareggi. No, ragazzi, l'Atalanta non è una squadra da metà classifica. È un discorso che io ripropongo, non è una squadra da metà classifica, quindi non può andare bene una roba del genere, bisogna sicuramente fare meglio, quindi deve capire un po' dove si trova il signor Ivan Juric. E se tu mi dici no, ma la prima prestazione è insufficiente, mi fai capire che non l'hai capito dove sei. E se non l'hai capito, questo è grave. È la cosa più grave della prestazione, più grave della classifica, più grave dei risultati, più grave di tutto. Quindi vediamo un po' quello che succederà da adesso in poi. Va bene? Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Rischio.